Buongiorno e benvenuti, nuovo video tutorial. Questa volta un pendente molto carino e ancora di più molto colorato. Eccolo qua, infatti, per via dei colori è anche molto sbiluccicoso e l'ho nominato Fantasie colorate. Allora, la partenza era per realizzare degli orecchini, ma è venuto fuori lui e ho pensato che è meglio come pendente. Allora, il retro è così, come vedete non è una lavorazione piatta, ma perché le perline sono quelle che sono e allora non permette. E in più, come vedete qui, ho realizzato si può dire un ricamo con le perline per dargli questa forma diversa in superficie. Spero che si vede, sono quella con le 15 color bronzo. E ho pensato di realizzare anche degli orecchini in abbinamento a questo ciondolo. Allora, per realizzare fantasie colorate abbiamo bisogno di picono da 3 e 4 mm, come avete visto è molto sbiluccicoso. Questi sono dalla Preziosa, poi una perla da 6 è quella che viene inserita nel mezzo. Dopodiché c'è bisogno due colorazioni delle Super Duo. Io ho queste due, questa per la partenza e questa l'ultimo giro, poi sempre due colorazioni, utilizzo anche qui delle Iris Duo. Qui utilizzo queste due colorazioni e delle Wipe Duo. Questi sono un colore blu molto scuro, si può dire un blu notte, e delle 15-0. Come filo un 0,17 da Fireline per l'intera lavorazione. Invece per ricamare con le perline dobbiamo utilizzare un filo più sottile, anche quello da Miyuki, uno più morbido si può dire, oppure anche un 0,15 da Fireline. Dopodiché ho scelto queste perline, queste gocce, due più piccole, una più grande, e inserirò lo stesso questa rosellina color turchese che è in resina. Così a vista sembra che può andare bene, poi se no si può cambiare, vedremo. Allora, la partenza è questa. Il primo giro 10 Super Duo unite tra di loro, dopodiché il secondo giro è inserire un'altra Super Duo tra le Super Duo. Ecco, questo è il secondo giro. Adesso saliamo nel foro alto e tra le Super Duo adesso dobbiamo inserire le Wipe Duo, prendendo prima una 15, la Wipe Duo una 15, e si fa per tutto il giro. Allora ci vediamo dopo. Ed ecco finito il giro, uscite dalla 15,0, dopodiché il filo lo mettiamo all'indietro ed entriamo nel foro alto.
Adesso tra le wave duo dobbiamo inserire, prendiamo delle iris duo in coppia ma nel mezzo con una 15. Allora iris duo 15, iris duo, ci colleghiamo con la prossima, iris duo 15, iris duo, e si fa per tutto il giro. Ecco qua, ci vediamo alla fine del giro. Allora, finito anche questo giro, bisogna salire nel foro alto dalla iris, iris duo, della iris duo, e tra le coppie dove c'è la 15 dobbiamo inserire delle super duo, 3 in totale, alternate delle 15 0. Entriamo nella prossima iris duo e ancora nella prossima e tirate bene. Di questo modo. Ci vediamo dopo. Allora ecco finito anche questo giro, mettetelo e viene appiattito così, appiattito, perché magari prende una forma diversa. In questo modo viene più piatto. E adesso questo giro bisogna salire nel foro alto dalla super duo e tra le super duo dobbiamo inserire bicono da 3. Allora bicono da 3, bicono da 3. Invece tra i gruppi prendiamo una 15, bicono da 3 15. In questo modo. 15 bicono 15, e lo facciamo per tutto il giro. E allora ecco finito anche questo giro, andiamo avanti, entriamo nel bicono super duo bicono e scendiamo nel foro di questa super duo, entriamo anche nella iris duo e anche nella prossima. Tra queste super iris duo dobbiamo inserire il bicono da 4 e li inseriamo con una 15, bicono 15. Entriamo anche nell'altra, bicono 15, bicono 15, finché si arriva alla fine del giro. Una volta arrivati bisogna cambiare il filo, passiamo a quello in tessitura, quello da
sì, tutti sono da tessitura, quello più morbido, perché dobbiamo realizzare il ricamo. Allora ci vediamo dopo. E allora finito il giro, la partenza per realizzare adesso il ricamo con un altro filo e un spessore più fine, perché se mettete de 0,17 come la lavorazione qui è probabile che non ci passa tra le perline, allora un filo spessore più sottile tipo quelle da Miyuki o Sono o altro. Allora entriamo nel superduo del primo giro e ci fermiamo, usciamo da una qualsiasi, non ha importanza, in questo modo. Prendiamo adesso 2,15, la perla da 6 e altre 2,15, in questo modo. Da qui, da dove siamo uscite, contiamo 4 superduo, 1 2 3 4, entriamo nella quinta, sempre nel foro basso della superduo. Bisogna fare così, se no, ecco qua. Adesso prendiamo un'altra 15, entriamo nella 15 accanto alla perla, entriamo nella perla, nella prima 15, tirate sempre bene, prendiamo un'altra 15 ed entriamo nella superduo da cui siamo usciti, sempre foro basso. Eccoci qua, così è nel mezzo. Da qui entriamo nelle 2,15, nella perla da 6, e in queste 2,15. In questo modo. Adesso si parte con ricamare, vedete questi con le 15. Adesso prendiamo un bicono da 3 e 10 15 0, e allora con questa sequenza di perline ci colleghiamo, voi vedete, la mettete così dritta con questa web duo, questa qua, in questo modo. Da qui entriamo anche nella iris duo e qui prendiamo 5 rocaille, un biconno e un'altra rocaille, 5 bicono rocaille, e con questo ci colleghiamo
qui con questa wave duo, però entriamo nella 15 prima, nella 15, wave duo 15. Adesso prendiamo una rocaille picono 5 rocaille, ed entriamo in questa iris duo. Questo modo. Entriamo adesso anche nella wave duo, prendiamo 10 rocaille e un bicono, eccole qua, 10 bicono, e ci colleghiamo con questa 15 che si trova da questa parte. Entriamo nella prossima 15 nella perla da 6 e nelle due 15. Adesso prendiamo bicono e 10 rocaille, bisogna fare quello che abbiamo fatto dall'altra parte, eccoli qua, e entriamo, ci colleghiamo con la terza wave duo partendo da qui, 1 2, questa è la terza, entriamo nella wave duo e anche nella iris duo, in questo modo. Adesso qui prendiamo 5 rocaille, un bicono, una rocaille, entriamo in questa 15 e nella wave duo, nella prossima 15 piano piano si fa, rocaille picono 5 rocaille, entriamo in questa iris duo,
Dopodiché entriamo anche nella wave duo. E qui prendiamo 10 rocaille e un bicono. Ci colleghiamo con questa rocaille, entriamo nella prossima rocaille, nella perla da 6 e usciamo dalla rocaille che si trova vicino. Ecco qua, la prima parte del ricamo è finita. Adesso dobbiamo fare questo. Questo qua. Allora, qui si parte in questo modo. Prendiamo una rocaille, un bicono e altre 13 rocaille. Eccole qua. Allora, rocaille, bicono e 3 altre 13, 2, 4, 6, 8, 10, 13 e ci colleghiamo di fronte con questa 15. In questo modo. Da qui andiamo a rientrare nelle perline appena inserite e usciamo dalla sesta. In questo modo, dalla sesta prendiamo 7 rocaille, un bicono e un'altra rocaille, ci colleghiamo con questa 15, entriamo anche nella perla e usciamo dalla 15 subito dopo. Adesso è un po' più difficile a passare. Ecco, ce l'ho fatta senza spaccare niente e adesso si farà la stessa cosa. Allora, bicono, scusate, rocaille, rocaille, bicono e 13 rocaille. Come vedete la lavorazione non è così difficile, magari qui per ricamare, insomma, leggermente bisogna fare un po' di attenzione. Allora, rocaille, bicono e altre 13, 13, ci colleghiamo di fronte con questa 15.
però il ricamo ha il suo perché, ma direi che sia adatta bene. Usciamo dalla sesta, vediamo 6, 2, 4, 5, 6. Tirate bene. 7, biconno e un'altra, 2, 4, 5, 6, 7, biconno e un'altra, entriamo in questa 15 che è più difficile adesso, senza entrare poi nella perla che è difficile ormai, ma sì, forse passa. E da qui nascondiamo il filo perché dobbiamo andare a inserire le gocce. Io l'ho posizionato in questa maniera, allora a me piace di più questa posizione qui, no? Con questo ultimo ricamo così che non cosa. Poi voi vedete come vi piace di più. Allora avviate un altro filo perché dobbiamo inserire le gocce. Allora la più grande le inserisco qui, vedete, e le più piccole dall'altra parte, praticamente nel dove sono le super duo. Allora io le ho inserite così, ho preso 3 rocaille, bicono, la goccia, un'altra, un altro bicono, un'altra rocaille, torno indietro finché esco dal bicono, prendo altre 3 rocaille e mi collego con il prossimo bicono, vado avanti, finché esco da questo bicono e vedete è proprio sotto. E qui ho preso invece, l'ho fatto leggermente più lungo, 5, un bicono sempre, la goccia, un altro bicono e un'altra rocaille. E vedete è molto semplice, lo faccio vedere perché quando è successo che se l'ho detto inserite le gocce, poi mi hanno detto ma perché non fai vedere? Allora così le 5 rocaille ci colleghiamo con il prossimo bicono e andiamo avanti per inserire la prossima goccia e poi abbiamo da inserire la rosellina turchese. Allora qui abbiamo 3,
usciamo dal bicono, altre 3, ci colleghiamo con il bicono e qui andiamo avanti vediamo, ecco qua, sì, e qui ho inserito la rosellina agganciandomi da questi 2 bicono. Direi che è bello come colori. Allora ci vediamo qui. Allora per inserire la rosellina, ecco qua, usciti dal bicono, prendiamo, io ho preso, o dipende da quello che avete da inserire, 8, 15 e una 11 0, perché così non mi passa attraverso il foro. Dopodiché, ecco, ci si collega con il prossimo bicono, verrà così. Dopodiché si farà un'altra asola, un'altra asolina al di sopra per potersi agganciare. Con un anellino poi dobbiamo inserire, torno indietro da qui, e prendiamo un bel po' di 15. Allora eccole qua, sono 16, ok, mi collego con le altre, magari ripassate un'altra volta, e qui ci agganciamo per inserire la catenina. Allora ripasso un'altra volta e ci vediamo dopo. E allora eccolo finito, mi piace veramente tanto anche questo. Ecco l'altro. Allora questo è il ciondolo fantasie colorate, spero tanto piaccia anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.